Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi parliamo di filati. Come sapete collaboro con varie mercerie. Una di queste è Lana Online, che ha uno shop online fornitissimo, meraviglioso, da cui mi rifornisco da anni, da prima di aprire il canale. E siccome spesso mi chiedete consiglio sui cotoni o sui filati, ho pensato di fare dei video in cui vi parlo dei filati che uso da anni e di filati nuovi che possiamo provare insieme. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, diciamo in cui recensisco i filati, vi do la mia opinione su dei filati, vi faccio vedere come lavorano. Perché se vi piace questo tipo di video potremmo pensare di inserirli per esempio al giovedì, al lunedì tenere il tutorial e il giovedì parlare di filati. Quindi se dovesse interessarvi qualcuno di questi filati sapete che potete trovarli nello shop online di Lana Online. Nella descrizione del video vi lascio il link. Qui abbiamo una selezione di filati drops e alcuni filati Land du Nord. Quindi Land du Nord lo teniamo per un secondo video. Oggi parliamo dei filati drops. Iniziamo dal Drops Sloview 9, che è forse il mio cotone preferito per l'estate, o comunque è stato il mio cotone preferito perlomeno fino a prima dell'arrivo di questo pacco di Lana Online. È un filato di cotone riciclato e già questo ci piace tanto, ha questo aspetto un po' grezzo, sicuramente non è lucido, è in gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 3 mm. È un filato ritorto, ma non troppo, che a me appunto piace tantissimo e con questo ho fatto tante cose e alcune adesso ve le mostro così vediamo come risulta una volta lavorato. Con il Drops Sloview 9 per esempio ho fatto questa canottiera che ho fatto qualche anno fa e come vedete è super morbida e fresca ovviamente, ma ho fatto anche il top granny e questo in particolare l'ho portato e lavato tante volte e come vedete è ancora molto bello. Non è un filato morbido, arioso, però risulta molto bello, soprattutto se non lo lavoriamo troppo stretto. Per esempio questo è lavorato un po' più stretto ed è un po' meno morbido di questa, ma anche di questo smanicato che vi ho fatto qualche anno fa. Di tutte le cose che vi mostro vi lascio poi il link al tutorial nella descrizione del video. Anche questo vedete che ha una caduta super morbida, questo è lavorato un po' più largo ed è morbidissimo. Con questo possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo fare magliette, canottiere, top, cardigan, tutto quello che ci piace di più. Ultimamente con questo vi ho fatto anche il portaocchiali, per esempio in questo caso è lavorato con punti bassi, con un uncinetto molto più sottile e quindi in questo caso per esempio è più rigido e mi aiuta a mantenere la forma di un oggettino come questo. Un filato versatile che a me piace davvero molto. Un altro filato molto bello che risulta morbido è il Cotton Light, 50% cotone, 50% poliestere, sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 105 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 4 mm.
Il Cotton Light è più morbido del Drop Slow View 9 perché è meno ritorto, anche perché è meno ritorto, e questo chiaramente lo rende un po' meno comodo da lavorare per tutte quelle persone che dicono che il filo si sfilaccia. Meno è ritorto il filo, più è facile agganciare uno dei fili che compongono il filato, però in realtà quello è solo un problema nostro, dobbiamo cercare di lavorarli nella maniera più precisa possibile. In realtà ha una resa molto molto bella. Con il Cotton Light, per esempio, posso mostrarvi questa mattonella di cui vi ho fatto il tutorial ultimamente e con cui mi piacerebbe farvi una canottiera estiva. Adesso vediamo se riesco. È un filato un po' più spesso del Drop Slow View 9, però più morbido, assolutamente morbido, e ha una bella caduta. Ovviamente è un po' più spesso, però fresco, bello, bello. Non tanto lucido, ma neanche del tutto opaco. Bello, a me piace molto. Un altro bel filato morbido, cotone 100%, è il Safran. È morbido all'apparenza, vagamente lucido, ma anche un po' pelosetto, diciamo così. Sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 160 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 3 mm. Questo è un filato ottimo per tanti progetti di maglieria, ma soprattutto anche per progetti per bambini, perché appunto è super morbido, confortevole. Con questo ho fatto dei doudou. Se riesco vi lascio le foto, oppure comunque trovate i link ai tutorial nella descrizione del video, ma potete fare magliette per bambini, magliette per adulti, un filato molto bello, morbido. E come campioncino potrei mostrarvi questo, ha dei colori meravigliosi, come vedete, è bello morbido. Non so se la telecamera riesce a far passare la texture. Sottile. Molto molto bello anche questo. Un altro filato della Drops che uso da anni è il Drops Paris. 100% cotone, sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 75 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 5 mm. Io questo lo uso tanto per gli amigurumi o per oggettistica. È un filato sempre grezzo, mediamente ritorto, soffice, bello. Con il Paris appunto ho fatto amigurumi, tanti amigurumi, adesso ovviamente non ve li mostro tutti, però è anche questo un filato perfetto per i bambini, non è pelosetto, ha dei bellissimi colori anche questo. E poi con questo ho fatto tanti sottobicchieri, questo che vedete sempre con la tazza nei miei tutorial, il sottotazza a stella, tanti lavori con il Paris. Ho fatto il fermaporta. Insomma, con questo potreste fare delle tovagliette americane, potreste fare una borsa, potreste fare, io lo uso più stretto perché è bello grosso, potrebbe essere un sottopentola, presine. A me questo piace utilizzato così, però potete usarlo anche, soprattutto magari con i ferri, per quanto riguarda la maglieria. Ed ora passiamo alle novità, o almeno quelle che per me sono novità, filati nuovi che non avevo mai usato. Il Bell della Drops, per esempio, è un filato che esiste da anni, io non avevo mai usato ed è la più bella sorpresa del pacco che mi è arrivato. È un filato meraviglioso che sicuramente useremo in un progetto prossimamente.
La composizione è 53% cotone, 33% viscosa, 14% lino, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 120 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 4 mm. Il filato è super morbido, non molto ritorto, è composto da più fili anche di diversi materiali. Non so se la telecamera riesce a prendere questa cosa, ma all'interno c'è un filetto un po' lucido, bellissimo. In generale invece non dà l'impressione di un filato super lucido, che vi devo dire la verità non è tra i miei preferiti. Io preferisco i filati un po' grezzi, ma questo è una meravigliosa scoperta. È super morbido e soprattutto sono stata super felice quando ho fatto il campioncino, perché ha mantenuto la sua morbidezza, cioè anche lavorato uncinetto. Qui ho usato un 4,5, qui ho usato un 4, ma è super morbido, arioso, ha una caduta meravigliosa. Questo lo useremo sicuramente prossimamente in un nuovo progetto. Se invece vi piacciono i filati lucidi che danno subito un'idea di eleganza, il Muscat può essere quello che stavate cercando. Anche questo è un filato che non avevo mai usato. È cotone 100%, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 100 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 4 mm. Un filato regolare, lucido, ritorto, cotone 100%, morbido. Se vi piacciono appunto i filati lucidi, questo è perfetto. Sono un sacco di colori bellissimi e devo dire che anche questo, una volta lavorato, ha una bellissima resa. È un po' più grosso ovviamente, però morbido. Anche questo va bene per fare cardigan, magliette, qualunque cosa. Questo, come anche il bel, potete fare qualunque cosa di maglieria vi venga in mente. Ovviamente questo ha un aspetto più elegante, diciamo così. Questo ha un aspetto più romantico, ecco, direi romantico. Io preferisco questo, però è solo un gusto, sono tutti e due meravigliosi. Un'altra bella scoperta per me è stato il Boom Boom Lean, che è un altro filato che non avevo mai usato. Se il Muscat è super lucido, questo invece è elegante ma grezzo. La composizione è 53% cotone, 47% lino, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 85 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 5 mm. E qui il 47% di lino si vede e si sente. Appunto il rustico è dato dal lino, è un filato ritorto, il più ritorto di quelli che abbiamo visto finora, fatto di 4 capi, e si sente proprio il lino. Ovviamente è dal gomitolo, però sembra più rigido di quello che poi è nella lavorazione. La lavorazione è anche qui meravigliosa. Il colore non è del tutto uniforme, bello. Anche qui vince il bel nella mia preferenza, però anche con questo si potrebbero fare cose meravigliose, magari per fine estate, autunno. Non anticipo niente ovviamente, però molto molto bello. La caduta è un po' meno morbida ovviamente perché è lino, però dal gomitolo sembrava più rigido. In realtà assolutamente utilizzabile anche questo, anche con l'uncinetto. Quindi oggi abbiamo visto 7 filati diversi, tutti in cotone o misto cotone e altro, che
possono andare bene anche per gli stessi progetti. Adesso, a parte il Paris che è particolarmente grosso e non lo userei io per maglieria estiva ad uncinetto, ma tutti questi fanno parte di cotoni che possiamo usare per fare più o meno le stesse cose, ma lavorano tutti in maniera diversa. Fatemi sapere se usate già questi filati, quali usate già o quali avete già usato e quali vi piacciono di più. Oppure, se non avete mai usati, fatemi sapere intanto se vi è piaciuto il video, se si vede bene la texture, se vorreste sapere altre cose sui filati che non ho detto, e comunque fatemi sapere anche quale vi sembra che vi piaccia di più, quale o quali vi piacciono di più di quelli che vi ho mostrato. Se fate qualcosa con questi filati, mi piacerebbe vedere quello che fate, quindi potete taggarmi nelle vostre foto in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo per avermi seguito anche in questo video. Vi mando un grande bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!